Dopo Natale sentivamo un po' la mancanza di una vacanza in camper, quindi siamo partiti alla volta della Toscana. Prima tappa, Monteriggioni, in provincia di Siena. Siamo arrivati quando già faceva buio, ma non ci siamo lasciati scappare l'occasione per una passeggiata in centro. La mattina dopo però ovviamente siamo tornati per vedere com'è il paesino alla luce del sole. Ci troviamo a Monteriggioni, provincia di Siena, borgo medievale antico, se ne parla già dal 1100 e rotti. È citato anche nel 31esimo canto della Divina Commedia di Dante Alighieri. Vi consiglio di andare a leggere. Passeggiando per il paesello, abbiamo trovato questo simpatico negozietto che potete vedere lì, una cacioteca, cose che a Milano non si vedono. Qui nell'area camper di Monteriggioni faccio un piccolo unboxing di quello che abbiamo preso prima a Forme d'Arte. Abbiamo preso 3 diversi salametti, ne apro uno solo per farlo vedere, eccolo qua, questo è salame toscano, poi abbiamo della finocchiona e del salame di cinghiale, poi abbiamo preso un piccolo pezzo di pecorino di grotta che è stagionato ma non troppo potente a livello di gusto, e infine un bellissimo crostino. Dopodiché ci siamo spostati all'abbazia di San Galgano e all'eremo di Montesiepi per poter vedere la spada nella roccia. A pranzo ci siamo fermati nel ristorante Salendo, che si trova proprio lungo il percorso che dall'eremo di Montesiepi riporta al parcheggio. Nonostante l'orario, qui siamo stati accolti benissimo e abbiamo mangiato degli ottimi taglieri di salumi e formaggi. L'idea era quella di andare verso Volterra, ma purtroppo l'area camper sotto ad una delle entrate di Volterra era completamente piena e non era possibile parcheggiarsi lì per la notte. Quindi ci siamo spostati verso Pomarance, dove abbiamo trovato l'area sosta che ci ha accolto fino a Capodanno. Qui le piazzole sono ampie, si entra con una tessera e sono a disposizione bagni riscaldati e lavandini per poter lavare i piatti. Ci siamo trovati molto bene. È buonissimo. Buono? Buono, molto intenso il sapore. Ha provato? La mattina dopo siamo ritornati al parcheggio di Volterra per poter visitare la bellissima città. Dopo un breve giro perlustrativo in centro ci siamo spostati nell'Acropoli Etrusca, dove si può visitare anche un'antica cisterna romana. Dopodiché siamo entrati all'interno del Palazzo dei Priori. Per pranzo, pit stop alla favolosa panineria al Vicolino di fianco alla piazza centrale. Il personale è molto accogliente e la scelta è ampia. Abbiamo anche potuto provare il panino con cinghiale alla volterrana, buonissimo. E ci hanno addirittura regalato dei biscotti tipici. È un posto dove assolutamente bisogna ritornare. Dopo Volterra tentiamo di andare a San Gimignano, ma purtroppo c'è veramente troppa gente. Impossibile parcheggiare il camper se non a chilometri dal centro città e quindi decidiamo piuttosto di andare verso la piccola Certaldo. Qui troviamo parcheggio facilmente e in pochi minuti raggiungiamo la funicolare che ci porta in centro. Dopo un bellissimo tramonto torniamo all'area sosta di Pomarance. La prima sosta dell'ultimo giorno dell'anno è Sassopisano, dove una gentile signora del posto si ferma a spiegarci che nella zona è d'uso esporre tanti presepi lungo le vie dei paesini, anche se è una tradizione in via di estinzione.
prendiamo qualche panino in un alimentari a Sesto Pisano e poi ci spostiamo verso le fumarole dei dintorni per goderci un pranzo con vista. Ultima tappa della giornata prima del cenone del cosiddetto Camperdanno è Rosignano Marittimo. La festa dell'ultimo dell'anno la passiamo sempre a Pomarance, dove sicuramente, se non fosse stato per il Covid, ci sarebbe stata una grande festa tra camperisti. Allora, crostini con cipolle caramellate, crostini con crostino di cinghiale, crostini con crostino toscano, olio tartuffe, cipolla caramellata, oddio non mi ricordo, funghi e qualcos'altro che non Porcini. e porcini, panini con salame toscano, salame di cinghiale e, No, salsiccia. e salsiccia Salsiccia di suino nero, di suino nero e sì. pecorino. Sarà lunga una battaglia, ma la vinceremo come al solito. Yes! Primo sono pici al ragù di Chianino. Tanti auguri a tutti! Auguri! Auguri! Che urlare nella casa perché per i buoni. Che frecca. Chi? Ma dove? Il primo dell'anno troviamo un po' a caso un percorso che ci porta alle terme di San Michele alle Formiche, una struttura termale del XIII secolo, oramai abbandonata. Inizia poi la risalita verso casa, ma lungo la strada incrociamo la cosiddetta Buca delle Fate, un ipogeo etrusco. Terminiamo l'ultima serata del nostro viaggio a Castellina in Chianti, dove troviamo un'area sosta a pochi minuti dal centro, a piedi. Ci fermiamo per cena all'ottimo ristorante Il Fondaccio. Qui abbiamo una pizza chiantigiana con salame toscano e funghi. Ale? Dove sia con il pecorino, sì. Schiacciata con fior di latte, pomodoro e basta. Questo è un calzone toscano, dentro anche i funghi.